Abbiamo avuto modo di apprezzare la città di Copenaghen varie volte, ma nel 2023 è stata dichiarata capitale mondiale dell'architettura. E quindi eccoci qua per scoprire altri nuovi edifici interessanti. Alcuni devono essere ancora completati, mentre altri già completati li avevamo già visti. E così, per saperne di più, andiamo subito al DAC, il centro di architettura danese, dove troveremo molti suggerimenti per la nostra visita 2023. Il DAC si trova all'interno del Blocks, realizzato nel 2017 per promuovere l'architettura contemporanea. Ma il museo inizia con un po' di storia, ricostruita con bellissime immagini di edifici storici e moderni, che non si può fare a meno di apprezzare e che vi consigliamo di vedere. Nel 1947 è stato definito il primo piano di sviluppo urbanistico della città con la forma di una mano. Questo piano ha regolamentato la collocazione delle costruzioni negli ultimi 70 anni e continua ad essere seguito. Anche la rete della metropolitana segue l'idea originaria. Vediamo che le linee principali partono dal palmo e si sviluppano seguendo le dita di una mano immaginaria. Ma entriamo subito nel vivo dell'esposizione, scoprendo Copenhagen Islands, un'idea di parco galleggiante di cui vediamo un prototipo. L'idea è di realizzare un insieme di isolotti in legno galleggianti, che permetterebbero a tutti di potersi tuffare in acqua o stendersi a prendere il sole con gli amici. Ad oggi ne è stato realizzato solo uno, di circa 20 metri quadri con un tiglio in mezzo, ma siamo certi che ne seguiranno molti altri. Ma questa non è l'unica idea che vede protagonista l'acqua dei canali. Green Island, infatti, è un'oasi galleggiante in legno con bar, tavolini all'aperto e spogliatoi per chi volesse fare un tuffo rinfrescante in pausa pranzo o dopo il lavoro. Inoltre si possono affittare i Green Raft per ben 12 persone per un giro sui canali. Ma oltre ai canali, Copenaghen può vantare una bella spiaggia nella zona di Amager, dove è stato costruito il Kastrup Sea Bath, un pontile in legno di circa 100 metri che finisce nel Mar Baltico, con una struttura conosciuta come snail, in inglese lumaca, per la sua forma a conchiglia. La struttura permette di tuffarsi per una nuotata e una volta risaliti ci sono spogliatoi e bagni con docce per cambiarsi e trattenersi sulle panchine per un po' di relax. Ma ritorniamo al DAC, perché l'esposizione ci suggerisce che in città ci sono altri edifici interessanti e molto utili. Questo, per esempio, è il tetto di un magazzino trasformato in un orto urbano. Ebbene, nel quartiere Osterbro, ecco l'orto, tutto davanti ai nostri occhi, e c'è anche un responsabile che spiega come tutto ciò sia possibile. Con l'aiuto di volontari, che hanno a cuore la produzione di cibo rispettando l'ambiente, si coltivano vari tipi di ortaggi e qualche frutto, ed è un ottimo ambiente anche per le api. E quando fra gli ortaggi si tolgono le erbacce, queste finiscono nel compostaggio o vengono date agli animali allevati su questo orto urbano. Inoltre, una luminosa serra con cucina, in inverno anche riscaldata, permette a chiunque di fermarsi a mangiare cibi prodotti, raccolti e cucinati proprio su questo orto urbano, decisamente a chilometro zero.
Ma il DAC ci incuriosisce sempre di più e così non possiamo fare a meno di scoprire cos'è questo splendido edificio circolare. Immerso nel verde nella zona di Orestad, il Tietgen Student Residence è una residenza universitaria aperta nel 2006 per soddisfare le continue richieste di alloggi per universitari in città. Può ospitare 400 studenti che possono utilizzare molti spazi comuni come lavanderia, cucine, sale TV e cinema e sale per giochi di gruppo. Insomma, decisamente un bel posto per vivere frequentando l'università. Ritorniamo al DAC tra foto e modellini e ci chiediamo se anche questo edificio sia stato realizzato. Ma certo che esiste! Aperto nel 2017 a Christianshavn, Kid City è la città dei bambini più grande della Danimarca. Per rispetto alla privacy dei bambini, noi non possiamo entrare. Ma passata la porta d'ingresso con questa curiosa struttura gialla, si entra letteralmente in una città con case, piazze, museo, biblioteca, ristorante e anche un municipio, usato per eventi speciali. Può ospitare 750 bambini e a giudicare da quante Christiana Bike ci sono all'esterno, pensiamo che abbia soddisfatto le esigenze dei genitori che nel tardo pomeriggio sono venuti a prendere i loro figli. Prestigiosi studi di architettura espongono nel museo alcuni loro modellini colorati per edifici ancora da costruire, ma questo coloratissimo è il Palaz, uno spettacolare edificio che ovviamente andiamo a vedere dal vivo. Dopo la ristrutturazione della stazione ferroviaria di Copenaghen nel 1912, si è voluto aprire qui un cinema multisala, rimasto aperto per oltre 100 anni, nonostante i periodi di crisi del cinema degli anni 70. L'ingresso del cinema è lo stesso di tanti anni fa e attraversata la scalinata centrale si accede a ben 17 sale per soddisfare tutti i gusti in campo cinematografico. A pochi passi dal cinema troviamo il Circus, che nel 1886 era proprio l'edificio che ospitava il circo, ma nel 2003 è stato trasformato in un luogo dove cenare assistendo a spettacoli, coniugando divertimento e buon cibo. Per entrare è necessaria la prenotazione, ma noi assistiamo ad un piccolo spettacolo offerto gratuitamente a tutti i passanti. Ma riprendiamo il percorso dell'esposizione e scopriamo che un'altra esigenza abitativa in città riguarda gli studenti provenienti da tutto il mondo e sempre alla ricerca di alloggi. E così è nato Copenaghen Village, creato con insolite soluzioni abitative in container. Questi colorati container, impilati uno sull'altro, sono infatti mini appartamenti per studenti, in mezzo ai quali ci sono molti spazi comuni e per gli interni, seppur molto piccoli, sono arredati per garantire tutto l'essenziale. Gli abitanti di Copenaghen amano moltissimo stare all'aria aperta, non solo nella stagione estiva ma anche d'inverno. E così è nato nel 2012 il parco Super Kilen. Una delle 3 parti del parco, la Piazza Nera, viene usata con lo skateboard o in bici, ma anche per passeggiare o fermarsi sulle panchine intorno agli alberi. Oppure si può sfidare gli amici in una partita a scacchi. Noi invece approfittiamo di fare una breve pausa pranzo prima di riprendere il nostro tour architettonico.
La seconda parte del Superkilen è la Piazza Rossa, così chiamata per il colore dato alla maggior parte della sua superficie, dedicata ai giochi per i bambini. Ma c'è anche la Piazza Verde, dove si trovano curiose sculture o casette sistemate su un prato verde molto curato. Rientrati al DAC, scopriamo che gli studi di architettura sono molto sensibili al problema degli alloggi per gli studenti e così andiamo a Lyngby, un po' fuori dal centro di Copenaghen, per vedere il Base Camp. Anche in una giornata piovosa come oggi, siamo rimasti affascinati dalla bellezza di questa struttura finita nel 2021. Costruita vicino a un parco protetto e al lago Lyngby, si è voluto avvicinare il più possibile i potenziali 900 ospiti alla natura circostante. E così, anche noi, iniziamo una passeggiata fra prati e fiori attraverso un sentiero pedonale che sale e si sviluppa sul tetto dell'edificio e arrivati in cima si può godere di un bel panorama. Il tetto in erba regola la temperatura dell'edificio con notevole risparmio energetico e sono state predisposte anche soluzioni per la raccolta dell'acqua piovana. L'edificio centrale e circolare è il cuore della residenza, con spazi da condividere come palestra, cinema e biblioteca. Come sappiamo già, i danesi amano spostarsi in bicicletta e anche la città è stata dotata di innovative piste ciclabili che consentono di guadagnare molto tempo negli spostamenti, soprattutto quando i percorsi sono collegati a ponti che sovrastano i canali e permettono anche a noi di arrivare in breve tempo proprio davanti agli ultimi grattacieli realizzati in città. Sono le Cactus Towers e sono appena state completate. Disegnate dallo studio Big, hanno 495 piccoli appartamenti chiamate stanze della gioventù. La forma esagonale degli appartamenti esce dagli schemi dell'architettura tradizionale e uno spazio verde comune collega le due torri e prevede cucine all'aperto che tutti possono utilizzare. Tutti gli appartamenti hanno terrazze private spigolose e irregolari, che all'esterno ricordano proprio un ispido cactus. Insomma, la visita a questo museo ci ha davvero entusiasmato e abbiamo capito quanto innovativa sia questa città che secondo noi si è meritata l'appellativo di Capitale Mondiale dell'Architettura 2023. Per uscire è possibile scivolare attraverso un tubo fino a terra, ma noi preferiamo le scale e ci fermiamo al pian terreno dove una bella foto aerea ci permette di apprezzare lo sviluppo in espansione di questa città. Anche Nyhaven, che in danese significa Porto Nuovo, è il frutto di una riqualificazione iniziata molti anni fa, che ha trasformato edifici un tempo squallidi e fatiscenti in colorate case storiche che ospitano ristoranti e bar molto apprezzati dai turisti. Ma come fa un ex silo per lo stoccaggio del grano a diventare un grattacielo residenziale? Beh, con la voglia dei danesi di recuperare vecchi edifici associata all'immaginazione dello studio Kobe. Ed eccolo qui, un moderno edificio di 17 piani, frutto della trasformazione di un vecchio edificio industriale, rivestito all'esterno con l'aiuto dell'acciaio.
Ma i recuperi in città non sono finiti. Anche il Gemini Residence è nato recuperando 2 ex silos. Gli appartamenti sono stati realizzati a ridosso delle pareti esterni dei silos, rivestendo i 2 cilindri in cemento, che alla base si possono ancora vedere, e il risultato è un complesso residenziale con una spettacolare vista sul porto. L'idea del recupero viene presa molto sul serio a Copenaghen e così scopriamo il Locomotive, un vecchio edificio che nel 1907 veniva usato per la manutenzione delle locomotive a vapore. All'interno si riconoscono ancora le caratteristiche di un'officina meccanica. Addirittura sul pavimento ci sono ancora i binari usati per spostare le locomotive. Questo edificio non è aperto al pubblico, ma si può entrare solo in occasione di eventi speciali. Oggi questo storico luogo viene in poche ore trasformato per accogliere una festa di laurea. Non molto lontano dall'Opera House, dove un tempo c'erano i vecchi magazzini della carta, ormai demoliti, sta sorgendo The Paper Island, un intero quartiere formato da edifici dalla forma piramidale. Inizialmente questo spazio è stato utilizzato dal Papiroen, un'attività di street food, mentre oggi la sfida è stata riportare uffici pubblici e residenze private in un'isola che non è stata utilizzata per 300 anni. Siamo davvero felici di aver visitato la città nel 2023, che si rinnova di anno in anno, con una gran voglia di guardare al futuro, senza dimenticare le risorse ereditate dal passato.